Buongiorno, come va ragazzi? Allora, in primis grazie mille per tutte le vostre richieste, per i vostri messaggi, per le domande e via così. Allora, mi hanno scritto tantissime cose, tra quali cosa sono i chakra, come funzionano, la reincarnazione, il karma, scusatemi, il debito karmico e via così. Mi hanno chiesto anche, e sono tutti gli argomenti che piano piano andremo ad approfondire. Mi hanno chiesto anche perché e come trovo il tempo di fare quello che faccio e su questo la risposta mi viene semplice, in senso che in primis a me piace quello che faccio e questi piccoli sketch mattutini in prima battuta fanno piacere a me, egoisticamente detto. In secondo, sempre in tutte le cose che faccio parto da me stessa, in quanto in questi momenti di crisi emotiva, di difficoltà che stiamo vivendo, io devo essere sincera che persino io non sono sempre pronta o lucida mentalmente per esempio, prendere un libro e leggerlo e via così, ma considero che ci sono tante informazioni ormai che ci bombardano con la negatività, con questi stati d'ansia, ok? E sono convinta che ci sono tantissime persone che avrebbero voglia e desiderio di sentire qualcosa di positivo, però non hanno questa spinta e forza di prendersi un libro e leggerlo dal principio fino alla fine per comprendere di cosa si tratta. Visto che io ho un po' investito in questa direzione, mi sento, ok, di condividere con voi queste cose in modo più breve, così a chiunque vuole, a chiunque ha l'interesse, può tac, schiacciare il bottone, dedicare 5, 10 o ormai 20 minuti che durano i miei video, però ha la possibilità senza dover sforzarsi per arrivare a una informazione positiva, per leggere tutto il libro che magari non ce la fa, così comunque ottiene una informazione in più, senza dover poi dopo né utilizzare la tecnica, niente, almeno distrae il cervello da un impegno drammatico quotidiano in qualcosa completamente diverso. Ecco, questa sarebbe la motivazione o la spinta per quale io sto facendo tutto ciò. Poi mi sono arrivate le domande del tipo, ma io non ce la faccio, questa legge d'attrazione come non funziona, come fai a farla tu? Ecco, a base di questa richiesta così ehm, espressa con le emozioni, ok? Ho voluto oggi, magari ripetendomi comunque perché ho fatto su tutti i video, sono andata a parlare di questo argomento, magari anche ripetendomi un po', però cercando di concentrare proprio perché non funziona per noi ogni tanto legge d'attrazione o come farla funzionare. Allora, in prima battuta, eh, se, ripeto, non funziona perché siamo concentrati su qualcosa che non abbiamo, ok? Su qualcosa che ci manca nella vita. Allora, il primo step, come faccio io, è quello di prendere in considerazione quello che mi manca, perché quello devo utilizzare come spinta per arrivare all'obiettivo. Se una cosa mi manca e io sento bisogno, vuol dire che a quella cosa li devo arrivarci e non rimanere nell'emozione del mancami questa cosa. Come faccio? Scrivo. Per esempio, se io voglio l'amore della mia vita, è ovvio che provo questa cosa qua perché o vivo una relazione infelice o sono sola o perché non credo più di poter arrivare a una relazione giusta per me. Allora, cosa faccio? Torno con il pensiero indietro, metto insieme tutte le mie relazioni, specialmente se trovo le cose in comune. Queste cose in comune per quale non hanno funzionato queste relazioni sono importanti, perché dietro di queste cose in comune sta la risposta di cosa io non voglio.
Per esempio, sono stata tradita, sono stata manipolata, sono stata infelice, non esistevo per questa persona, c'era tutto prima di me, aveva altri interessi, bla 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 bla. Tutte queste cose qua, tutte o una o quello che è, in comune danno la risposta a cosa mi manca, o cioè perché non ha funzionato. Secondo step, a base di questo prendo e scrivo cosa è che io voglio. Non scrivo in termini, non voglio più essere tradita, non voglio essere al secondo posto, non voglio sempre pretendere e chiedere l'amore, non voglio sempre essere quella che era. Non ci interessa. Tu scrivi questo. Io voglio un uomo fedele. Io voglio passare il tempo con il mio partner. Io voglio che il mio partner ci tiene, che sono al primo posto per il mio partner. Io voglio e desidero essere importante, sentita, capita, sostenuta e via così. Io voglio. Ok, questa è la seconda premessa. E voi mi direte, sì, ma non ce la faccio, non mi sento manifestare, fin qui ho capito, ma non sento come manifestare questo nella mia vita, perché il blocco nasce proprio lì, il momento quando io cerco di visualizzare un partner perfetto e mi trovo davanti di nuovo di sentirmi sola, cioè mi prevade ancora di più questo senso di tristezza. Allora, com'è che faccio io? Eh, come vi ho detto, primo e secondo step, terzo step e alzo la mia vibrazione energetica, la mia vibrazione energetica che in questo momento prova la tristezza. Se io faccio il lavoro da questa emozione, provoco ulteriore tristezza perché lei mi riporta a sostegno della tristezza, lei mi riporta indietro tutti i pensieri per quali sono triste. Invece vado, riconsidero tutte le cose piacevoli intorno a me. Se faccio la passeggiata, osservo le piante, i profumi, il sole, la bella giornata, se no accendo una bella musica, cioè alzo positivamente una mia vibrazione emotiva, facendo, sentendo e ascoltando qualcosa che vi piace. Dico, senza anche se scegliete la musica, non scegliete qualcosa per cosa dovete piangere o strapparvi le vene, qualcosa che vi porta in memoria del vostro corpo qualcosa di positivo, ok? Una volta arrivati lì, una volta in questa vibrazione, potete concentrarvi sul partner che desiderate. In che modo? Se per voi è faticoso pensare da subito di nuovo che vivete una relazione felice, voi comincerete con dire: sono grata perché esiste l'amore, sono grata per amore che ricevo in generale, sono grata per la quantità di bellezza che sta intorno, sono grata per eh, per la passione. È bellissimo vedere e capire che esiste nel mondo un rapporto sano e io sono veramente felice pensando al fatto che il sostegno tra i partner è possibile. Sono felice vedere le persone che hanno tante cose in comune. È bello sapere che, che esistono le relazioni durature ma anche felici. Di conseguenza andrete a sostegno di osservazione che nel mondo questo esiste e voi provate un'enorme gratitudine, cioè vi state aprendo a questa possibilità. Il terzo, eh, il terzo passaggio successivo sarebbe quello di inserire dentro di voi questa cosa qua e dire in quel punto lì io sono grata per mio partner compatibile o io sono felice per mio benessere economico, io so come ci si sente vivere questa relazione, ok? In quel punto lì portate nella vostra realtà il vostro desiderio, sempre con la gratitudine, sempre con l'attenzione, sempre con rispetto dei vostri sentimenti, cioè inserendo dentro emozioni tipo fedeltà è una cosa meravigliosa, tutto quello che per voi sarebbe l'emozione che provate se davvero c'è nella vostra vita, non
come visione della relazione che non c'è, ma come emozione. Cosa provi tu perché nella tua vita c'è questo partner, indipendente se c'è adesso o non c'è. Se forse sia, cosa porterebbe nella tua vita? Mi sento felice per questa relazione, mi sento gioiosa per la sua fedeltà, mi sento importante perché sono al primo posto nella sua vita. Questo dovete esternare. E così legge d'attrazione funziona per voi come funziona per me. Allora, io volevo anche dirvi e consigliarvi che ci sono alcuni libri che a me hanno aiutato in questi primi step. Uno di questi è The Miracle Morning, che mi ha aiutato proprio nel cominciare la giornata bene, cioè 6 minuti al giorno che posso dedicare a me stessa per cominciare bene la giornata e organizzarmi in modo positivo, o se no, ripeto, torno sempre a Esther e Jerry Hicks con la legge di attrazione e il potere delle emozioni. Sono tutti i libri che io utilizzo. Se, ripeto, avete voglia e tempo, potete leggerli, potete dedicare il vostra intenzione in modo positivo, cominciare la vostra con una guida che vi porta in modo positivo. Altrimenti continuate, sincronizzate sui miei canali, andate a YouTube, iscrivetevi, così avrete tutti i video in fila, non dovrete cercarli più su Facebook e via così. E grazie, sono felice per il tempo che passiamo insieme e vi auguro una buona giornata. Ciao, a domani.